Qualche mese fa ho fatto un video e poco meno di un'ora dopo la sua pubblicazione mi è arrivata un'email privata. In questa email mi si consigliava di tagliare alcuni secondi di quel video per evitare possibili problemi. Non so chi fosse questa persona e non sto accusando nessuno di niente. Il motivo per cui ti racconto questa storia è che questo tipo di eventi vanno a toccare non solo la persona che ha fatto il video, ma anche chi come te o come me guarda il video, magari fidandosi e ascoltando la recensione di un determinato prodotto o di un determinato settore fatti da chi ha creato quel video. Circa 6 mesi fa ho fatto un video in cui spiegavo le mie motivazioni, le mie ragioni per cui avrei a breve smesso di vendere microgreens. Se non sai cosa sono i microgreens, sono tipo germogli, chiamiamoli mini ortaggi, comunque non è importante ai fini del video. La cosa importante secondo me è che io ho fatto questo video, l'ho montato, l'ho pubblicato. Ti preciso che era un video di oltre 20 minuti. E perché ti dico questa cosa? Perché la mail in questione mi è arrivata meno di un'ora dopo la pubblicazione del video. Quindi è evidente che la persona che ha scritto questa email ha guardato con molto interesse da subito dopo la pubblicazione questo video, ha ascoltato parola per parola e non solo, al tempo non c'erano informazioni di contatto sotto i miei video. Quindi questa persona è andato prima su Instagram, sulla pagina di questo canale, non ha trovato informazioni di contatto, allora ha trovato la pagina dell'azienda e da lì ha trovato l'email a cui poi ha scritto. Comunque mi arriva questa email, la apro e lì per lì sono rimasto un pochettino sconvolto quando l'ho letta perché non me l'aspettavo. Nella email questa persona, che ribadisco non conosco, mi diceva che per evitare possibili problemi avrei dovuto tagliare alcuni secondi di quel video e ci tengo a precisare che non ho fatto nessun nome di azienda assolutamente. L'unica cosa che a quanto pare non avrei dovuto fare è che mentre parlavo nella sezione, diciamo, parlavo della concorrenza in questo settore, parlavo di alcune aziende in generale che producono a basso costo e però di conseguenza anche la qualità è pessima, e in questo discorso menzionavo una nazione. Cioè io dicevo, ci sono determinati di prodotti, basso costo, bassa qualità, per esempio anche un'azienda che ha sede in questa nazione, punto. Ora, in ogni nazione quante aziende ci saranno che fanno il solito prodotto, in questo caso appunto micro ortaggi, ce ne sono tantissime anche in Italia adesso. Quindi non c'era assolutamente nessun dettaglio per risalire a quell'azienda. Quindi a quel punto decido di rispondere all'email, che devo dire era stata comunque con toni amichevoli, cioè il tono di questa persona non era minaccioso. Però ecco, le tempistiche molto veloci di reazione a questo video e trovare il contatto e scrivermi questa email mi avevano un po' insospettito, diciamo. Quindi rispondo anch'io con toni amichevoli e comunque ringraziando per il consiglio, ma chiedendo anche: ma te chi sei? Cioè perché a me mi ha scritto questa cosa che io non ho fatto niente di male? Quindi poi mi è arrivata una risposta da questa persona, che tra l'altro ha messo anche nome e cognome, non so se siano veri, però ce li ha messi, e mi ha scritto alcune righe per spiegarmi un pochettino chi era lui e perché mi scriveva questa email, perché aveva già visto in passato situazioni magari simili, aggiungendo che siccome viviamo in tempi bui, tempi cupi forse mi ha detto, sarebbe stato meglio per me, per evitare qualsiasi problema, tagliare quei secondi, perché al fine del video non sarebbe cambiato nulla, e su quello aveva ragione. Quindi mi prendo un attimino il tempo per capire, per digerire quella seconda email e anche la prima, e poi prendo una decisione: tagliare quei secondi in cui dico quella cosa lì. Ho tagliato, non so se 3-4 secondi in cui dicevo la nazione, e ho lasciato invariato tutto il resto. Ho cercato di farlo sembrare il più liscio possibile, ma siccome che già in quel periodo, ma anche ora, già dormo poco la notte perché la mia figliola decide di piangere, di urlare, e vabbè, se avessi avuto anche quel pensiero lì nella testa, no? Anche un piccolo pensiero che però è sempre lì e non sai se a un certo punto ti arrivano problemi vari, eccetera, eccetera, quindi ho preferito fare così. Ho tagliato quei secondi e punto. Già ora ti chiedo, te cosa avresti fatto? Avresti lasciato, l'avresti tagliato? Ho fatto bene, ho fatto male? Fammelo sapere nei commenti. Quindi il punto della storia qui è che anche se io, secondo me, non avevo fatto niente di male, perché, ripeto, una nazione è grande, non ho fatto nessun nome, nonostante questo mi sono sentito di dover tagliare anche quel riferimento lì. Io che ho un micro canale, non sono nessuno, però a quanto pare anche una cosa del genere ha attirato l'attenzione e i tempi di reazione, ripeto, sono stati la cosa che mi ha un po' insospettito, perché è stato fatto tutto molto velocemente. Ribadisco per l'ultima volta che non conosco questa persona e i toni non sono stati di minaccia diretta. Lui stesso li ha chiamati più volte a consigli amici. Questo per dirti che magari
i video che guardiamo di canali più grossi o comunque sponsorizzazioni, recensioni varie, che non c'è assolutamente niente di male con questo, anzi io li guardo e se un giorno mi capiterà li farò anch'io, ma dobbiamo capire che a telecamere spente magari dietro c'è un mondo, e sto parlando dei canali grossi, non di me, fatto anche di pressioni o comunque email, questo tipo di cose, che potrebbero anche un po' modificare il giudizio o quello che una persona dice davanti alla telecamera. Lo capisco perfettamente, ma è importante sapere che queste cose ci sono e dobbiamo tenerle a mente. Comunque, il famoso video in questione è perché non vendo più microgreens o perché smetto di vendere microgreens, non lo so, non mi ricordo bene il titolo, è un di 20 minuti, se ti interessa l'argomento vattela a vedere. In ogni caso sul canale questo qui parlo principalmente di orto, cucina e Giappone e anche microgreens. Se ti interessano questi argomenti ti consiglio di iscriverti, se sei già iscritto grazie. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, commenta, condividi e davvero voglio sapere te cosa avresti fatto. Se avresti lasciato tutto com'era o se secondo te ho fatto la cosa giusta per evitare qualsiasi tipo di problema tagliando quella parte incriminata. Ci vediamo alla prossima, ciao!